Zona Casal Brunori, siamo a sud di Roma, sono appena nati dei nuovi orti urbani. Visita! Amici del bosco, vi porto alla scoperta di un progetto interessante, gli orti urbani di Casal Brunori. Filippo ed Eric sono i miei ciceroni in questa bellissima esperienza cittadina. Siamo nel parco Orto 9 di Casal Brunori, intitolato a Sergio Albani, dove sono stati realizzati 107 orti, 96 da 36 metri quadrati e 11 da 48. Il parco più grande di Roma, che è stato realizzato con i fondi pubblici della Comunità Europea. Sono molto ordinati questi orti, belli precisi, molto diversi dal bosco di Ugigio. Beh, mi riposo, mi diverto, non penso ad altro e ho risolto i problemi. La natura ci ha sorpreso. Io Francesca. Questi orti hanno una grandissima funzione sociale, innanzitutto aggregano le persone e poi coinvolgono anche associazioni che aiutano persone in difficoltà. Sto preparando il terreno così verremo con i nostri ragazzi a lavorare. L'orto non è il fine, è uno strumento quindi crea socializzazione, crea valore economico e coinvolge il territorio. Lui è un militare che sta in Afghanistan in missione, quindi l'abbiamo lasciato. Stiamo facendo l'orto autunnale. Sono divenuti un modello, un riferimento di aggregazione, per cui c'è il ragazzo, come è successo stamattina, che torna dalla discoteca, ovviamente alle 10, mi si chiama, dice: ma io posso venire, vi porto i guanti? Assolutamente sì. In questi orti si può decidere di lasciare una parte del raccolto a disposizione della Caritas, che poi distribuirà gli ortaggi alle famiglie che ne hanno bisogno. Io credo questo, che in una realtà soprattutto come quella di Roma, oggigiorno sia importante trovare delle dinamiche diverse da quelle di aspettare che il comune faccia qualcosa per te o andare a battere i pugni in comune per ottenere qualcosa. Tu presente, fai qualcosa, un po' come diceva John Kennedy, no? Non domandarti cosa gli altri possono fare per te, ma cosa tu puoi fare per gli altri. Non tutti gli ortisti sono esperti, anzi alcuni sono proprio alle prime esperienze. Ciascuno di loro mette la propria personalità nell'orto che ha a disposizione. Tutti hanno avuto però grandi risultati. Andiamo alla scoperta di cosa si sta coltivando negli orti. Cavolfiori, broccoletti, finocchi, dimmene un'altra. Sono dei peperoncini, una bellissima pianta di peperoncini. Sto togliendo le piante di pomodori. Abbiamo il radicchio tardivo trevigiano. Stiamo mettendo un insetticida naturale per le larve dei broccoli. L'abbiamo fatto con le foglie dei pomodori e le abbiamo messe praticamente a macerare in acqua per 3 giorni. E dopodiché questo diventa un insetticida naturale per le larve dei broccoli che ce l'hanno bucate tutte le foglie. Questa dovrebbe essere la compostiera, stavo controllando se la stanno facendo bene. C'è grande attenzione per la sostenibilità e per le risorse. L'acqua viene recuperata, il materiale biodegradabile viene riutilizzato, si cerca di rendere il più possibile questo posto indipendente dal punto di vista energetico. Recuperiamo l'acqua dei 2 fontanelle in 2 serbatoi che raccolgono l'acqua e la si distribuisce con un impianto automatico. Abbiamo fornito a tutti gli ortisti un impianto a goccia. Questa ce l'hanno contestata, Questa che non bagna sotto, per loro non innaffia. Utilizzato prima il compost di vegetale che è servito per dare la struttura, perché questo terreno era asfittico e quindi aveva bisogno proprio di pezzettini di legno piccoli che servivano ad allargare le particelle. Poi abbiamo utilizzato il letame di cavallo come primo fertilizzante, del pollina che sarebbe cacca di gallina per condizionare che il terreno non era concimato. In questo spazio troverà posto anche una compostiera elettromeccanica che dovrebbe consentire di recuperare l'umido di 600 famiglie e trasformarlo in terreno per nutrire gli orti. C'è un progetto di realizzare il trattamento del compostabile del quartiere
quindi l'umido verrebbe conferito qui. Questo ci permetterebbe, sempre nel concetto di sostenibilità e di ciclo chiuso, di autoprodurci il compost che sennò dovremmo andare a comprare per fertilizzare il terreno. E quello che vedete è ad orto, in più c'è una parte che è adibita, verrà adibita a parco. Stiamo allestendo una casetta come avere uno spazio di ritrovo dove possiamo socializzare, avere un punto infermeria e una biblioteca all'interno. Il futuro è includere tutti questo orto, anche se c'è una gestione personale del pezzetto, è aperto a tutti, chiunque può venire qua a farsi una passeggiata e godere di questa bell'aria. Amici del bosco, mettete mi piace qua sotto e iscrivetevi al canale.